Can Yaman ha fatto un passo indietro per amore, o si è innamorato nel momento meno opportuno? La sua carriera ha vacillato a causa di un sentimento travolgente, o quel sentimento è arrivato quando le luci erano troppo forti per lasciargli spazio? Una svolta per Can Yaman, proprio quando tutto sembrava schizzare verso l'alto. Una crisi di cuore esplosa mentre la carriera decollava. Benvenuti su Turkey News Magazine. Prima di cominciare, se vi piacciono le storie dietro le quinte del mondo delle celebrità, iscrivetevi e sosteneteci. È grazie a voi se possiamo raccontare ciò che gli altri sussurrano soltanto. Immaginate un attore che sogna di essere giudicato non solo per lo sguardo magnetico, ma per il coraggio nelle scelte. Un uomo che desidera essere ricordato non per i flirt di passaggio, bensì per i progetti che sfidano i limiti. Oggi parliamo di Sandokan, il progetto più possente nella carriera di Can Yaman, della storia d'amore controversa che è esplosa subito dopo quel successo, e della domanda che martella ovunque: Can Yaman è sceso di quota per amore o l'amore è piombato con un tempismo spietato? Dietro le quinte di Sandokan c'era molto di più di una produzione internazionale, c'era un Can che affrontava la fatica, la tecnica, la disciplina. Allenamenti all'alba, corpo rimodellato senza compromessi, mesi di studio della voce e della postura, lavoro sulla lingua per spingere l'interpretazione oltre il fascino fisico. Non era solo un ruolo, era un manifesto. Attraverso Sandokan, Can ha potuto dire: guardatemi recitare, non solo posare. Lo sguardo severo che tradisce una fragilità emotiva, la leadership che convive con la solitudine dei capi, le crepe appena percettibili sotto l'armatura del carisma. Tutto questo ha creato fra lui e il pubblico un ponte nuovo. I critici hanno parlato di misura, controllo, maturità. E il pubblico, soprattutto quello europeo, ha risposto: ecco l'attore. Le porte si sono spalancate, ed è nata una curiosità collettiva: dove potrà arrivare adesso? Ma proprio mentre quella domanda incendiava le conversazioni, la sua vita privata ha iniziato a farsi notizia, ed è lì che le certezze hanno iniziato a tremare. Amore o carriera? È il banco di prova che nessun talento riesce a evitare. Dopo Sandokan, quando l'onda lo spingeva lontano, la relazione con Dimet Özdemir ha iniziato a occupare i titoli. Non solo cronaca rosa, vietata, affrettata, fuori tempo, si sono insinuate come etichette difficili da staccare. La storia ha cozzato con l'immagine del professionista che decide i tempi, che dosa gesti e parole, che sa quando alzare il volume e quando sparire. La stampa europea, in particolare, ha cominciato a usare il privato come lente, e il riflesso ha abbagliato perfino i progetti. Laddove l'attenzione dovrebbe spostarsi su nuove sfide dopo una produzione così strutturata, le voci romantiche hanno spostato il fuoco, facendo sembrare il percorso professionale meno nitido, meno lineare. Era la domanda che nessuno voleva affrontare, eppure era lì. Can si è tuffato a capofitto nell'amore, o è stata la carriera a non tenere il passo con ciò che provava? Perché la relazione con Dimet Özdemir è stata così bersagliata? Can aveva già vissuto amori al centro della scena, eppure questa volta le critiche sono rimbalzate più forti. Il primo motivo è il tempismo. Quando il vento soffia a favore dopo un titolo come Sandokan, tutto ciò che è ambiguo nel privato viene letto come perdita di controllo. Il secondo motivo riguarda la comunicazione. Post improvvisi, segnali che sembravano indizi, impennate emotive sui social, sussurri dal backstage, una trama di piccoli dettagli che ha scalfito l'alone di mistero costruito con pazienza. Il terzo è l'effetto vietato, quella parola che inquina ogni racconto anche quando si tratta solo di illazioni. E nella gestione della percezione, una voce ripetuta 1000 volte diventa più pesante di una verità detta una sola volta. In quella fase, Can ha provato a rimettere i confini, a riprendere il timone dell'immagine pubblica, ma il risultato è rimasto addosso, una storia ricordata come la più discussa, quella che ha messo in crisi il rapporto tra la sua vita sentimentale e la traiettoria professionale. È stata una discesa o soltanto una pausa apparente? La risposta non è scolpita nella pietra, ma la sensazione generale racconta di un ritmo rallentato. L'attesa per l'immediato salto successivo a Sandokan si è scontrata con rinvii, con trattative rimaste a mezz'aria,
con silenzi che hanno zittito perfino i brand. Nel frattempo, i media hanno iniziato a parlare più dell'amore di Khan che di Khan stesso. Capita a molti, certo, ma per chi prova a consolidarsi su un palcoscenico globale il rischio è alto. L'industria internazionale non perdona quando il privato si mangia il progetto. E lì, forse per la prima volta, Khan ha visto una verità che tutti conoscono e pochi ammettono. Quando il filo tra passione e disciplina si allenta, il conto arriva puntuale. Cosa serve a Khan Yaman in questo momento? Non un sentimento che divori i giorni, ma un sentimento che li ordini. Non una storia che lo metta al centro delle cronache, ma una che lo fortifichi dietro le quinte. Non un amore che succhi energia, ma uno che la restituisca. Per trasformare l'exploit in statura, per fare del successo una condizione e non un lampo, serve stabilità. Sandokan gli ha mostrato di cosa è capace. Adesso il gioco è trattenere quel livello, difenderlo dai venti contrari, alimentarlo con scelte che non chiedano scusa. L'amore giusto, in questa narrativa, non è mai un peso, è una spinta che non si vede ma si avverte in ogni gesto. Il bivio del dopo Sandokan è chiaro come la linea dell'orizzonte. Lascerà che Sandokan si imponga come vetta, o lo userà come trampolino? La differenza non la faranno soltanto i copioni e i budget, ma anche le persone a cui concede posto nella sua quotidianità. Perché la storia di Khan insegna che il talento è fondamentale, ma sono le scelte emotive a trasformare un attore in una star duratura. La relazione con Dimet Özdemir è stata uno sbaglio o un passaggio? Forse è stata entrambe le cose, un errore di tempi e un'esperienza di crescita. Se ne ha tratto la lezione, il passo dopo potrebbe essere più forte, più lucido, più consapevole. Intanto, la luce di Sandokan non si è spenta. Nei racconti di Seth affiora un Khan puntiglioso, capace di rifare una scena fino a quando il respiro non coincide con il ritmo del personaggio. Si parla di prove armate fino a notte, di movimenti codificati per rendere l'azione una danza, di dialoghi appresi in più versioni per abitarli davvero. Sono dettagli che raccontano una dedizione feroce, la stessa che ha convinto produttori scettici e spettatori esigenti. Tutto questo rende ancora più evidente la frizione quando il cuore spariglia le carte e il lavoro deve ricalibrare i tempi. La domanda che corre di bocca in bocca è una: qual è il tipo di amore che può spingere Khan oltre il punto in cui già è arrivato? Un amore che non chiede di scegliere, ma di incastrare i pezzi. Un patto tra due persone che capiscono quanto costa una scena perfetta e quanto fragile sia l'attimo in cui tutto torna. Con Dimet Özdemir l'intesa ha avuto bagliori forti, scintille che il pubblico ha letto a distanza, ma i riflettori non risparmiano e l'eco dei corridoi distorce. È lì che il racconto si è complicato, ed è lì che si può ancora sciogliere, con scelte che mettano al riparo ciò che conta. È inevitabile tornare alla percezione pubblica. Una macchina che amplifica, distorce e, a volte, decide. In Europa soprattutto, il racconto è stato spesso dominato dall'urgenza del pettegolezzo. Ma le carriere lunghe vivono di stagioni e il caldo dell'estate non decide l'inverno. La pausa apparente può diventare raccolta, il rumore può mutare in concentrazione. L'importante è che i prossimi passi non si spieghino da soli, ma si impongano per evidenza, un ruolo che zittisca i dubbi, una scelta artistica che non abbia bisogno di didascalie. E allora, a che punto siamo? Khan Yaman resta davanti a un bivio che parla la lingua del tempo. Se Sandokan rimane il punto più alto, sarà comunque un faro. Se invece diventa lo slancio, allora avremo la prova che quel personaggio ha liberato qualcosa che aspettava solo di uscire. Dimet Özdemir, in questa equazione, è stata presenza determinante e variabile indomabile. Forse è stata tempesta, forse è stata bussola. In entrambi i casi, ha lasciato una traccia. E una traccia, nel percorso di un artista, è ciò che trasforma i momenti in tappe. La conclusione, al momento, è un invito. L'amore perfetto, il tempismo perfetto, il Khan perfetto non esistono come fotografie, ma come traiettorie. Khan ha mostrato il meglio di sé con Sandokan, e quel meglio non è un caso, è il risultato di disciplina, lavoro, scelta giusta al momento giusto. Nel privato, la stessa precisione non sempre è stata possibile.
ma la strada davanti è lunga. Con progetti in linea, relazioni che non chiedono sacrifici ciechi, e un calendario che rispetta la persona oltre l'attore, quella strada può diventare un'autostrada verso una fama stabile, globale, senza scosse inutili. Forse non si tratta di frenare l'amore e accelerare la carriera, magari la vera sfida è farli correre allo stesso passo. La storia di Ken Yomen ci insegna che il successo da solo non basta. Servono tempo, persone giuste, emozioni in equilibrio. Sandokan ha liberato un potenziale che non è affatto esaurito. Ma ciò che è accaduto nella vita privata, a volte, ha coperto quella luce. La relazione con Dimet Özdemir lo ha reso più felice o più solo? Forse la risposta è sepolta nel silenzio tra un ciak e l'altro. Quello che sappiamo è che le passioni che fanno notizia possono scuotere anche le carriere più solide. E magari a Khan non serve un amore che riempia i giornali, ma uno che lo rimetta sul binario migliore, lo renda più disciplinato, più produttivo, più forte. C'è ancora molto davanti, nuovi progetti, nuovi ruoli, forse un nuovo Khan Yaman. Sandokan non è la fine. Se i passi prossimi saranno quelli giusti, potrebbe essere l'inizio più potente. Ora tocca a voi, secondo voi, Khan ha fatto un passo indietro per amore o stiamo solo guardando una pausa strategica? Quale tipo di amore, secondo voi, potrebbe davvero spingerlo più in alto? Scriveteci nei commenti, mettete like al video, iscrivetevi e attivate le notifiche. Ci vediamo nel prossimo appuntamento, sempre qui, su Turkey News Magazine. Dietro le quinte delle stelle, dove le verità non urlano ma si riconoscono.